Gloria al Signore, veramente oggi una parola straordinaria. Sapete che una delle cose più importanti che abbiamo nel regno di Dio è la rivelazione. Voi dovete cercare la rivelazione, dobbiamo pregare per la rivelazione e adesso vedremo che cosa è la rivelazione. Pietro ha avuto una rivelazione di Gesù. Cioè la rivelazione che significa? Praticamente significa quando la parola prende vita e quando si fa chiara, quando tu puoi vedere diciamo l'essenza di quella parola. Okay? La rivelazione. A volte uno legge la scrittura e non la capisce, non si fa carne. Che significa? Sì, è carina questa parola, ma io sono lontano. Ma invece quando la parola si rivela, tu dici questa parola è per me e io vivo per questa parola. Questa parola dice che questo è così per me e così è. Perché? Perché la parola si è rivelata. Per questo è importante amare la rivelazione, non soltanto la conoscenza. A volte uno può leggere la scrittura e avere molte informazioni sulla vita degli apostoli, dei profeti, conoscere tutta la scrittura. Addirittura uno può andare a un seminario e studiare per 2, 3, 4, 5 anni e avere una laurea in teologia. Però la rivelazione è quella che a noi interessa perché fa viva la parola. Amen? D'accordo? Allora, oggi abbiamo una parola che il Signore ha dato a me ieri per rivelazione e che mi ha fatto prendere una forza che voglio condividere con voi. Ok? Innanzitutto abbiamo visto l'ultima volta in 1 Corinzi al capitolo 6, versetto 17, la scrittura dice così, 1 Corinzi 6, 17. Questo l'abbiamo visto l'ultima volta e non è parte del messaggio, ma è importante ricordarla. 1 Corinzi 6, 17. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Che significa? Che noi dobbiamo arrivare a quel punto di unirci al Signore. Non basta, come dicevo io al principio, essere semplicemente credenti. Sì, dobbiamo unirci al Signore per diventare un solo spirito con Lui. Quando la persona viene unita al Signore, l'Apostolo Paolo dice che la persona è in Cristo. Cioè non è la persona un semplice cristiano, la persona è spiritualmente posizionata in Cristo Gesù, è in luoghi celesti, dice Colossesi. Amen? Avete letto quella scrittura? È importante conoscere il Nuovo Testamento, Colossesi, Corinzi, prima e seconda Corinzi. È importante. Perché adesso dove mi trovo io? Dove si trova la Chiesa? Dove vi trovate voi spiritualmente? In Cristo Gesù. Cioè noi non siamo soltanto credenti di Chiesa, no? Credenti domenicali. Noi siamo in Cristo. Spiritualmente noi siamo posizionati nel regno del suo amato Figlio Gesù Cristo. Perché? Perché siamo uniti al Signore, perché siamo un solo spirito con Lui e perché siamo in patria. E quando una persona posseduta, il demone vedrà noi, dirà: a te conosco, a Paolo conosco e so chi è Gesù. Perché i demoni sanno differenziare quando la persona è posizionata. O uno è nel regno del suo amato Figlio Gesù Cristo o è nelle tenebre. Non c'è un punto intermesso. Allora noi per la fede siamo in Cristo Gesù. Amen? Per questo, qual è il nostro proposito? Qual è la nostra meta? Qual è il nostro obiettivo? Essere un spirito solo con Gesù. Se uno è unito a Lui, se uno è in Cristo Gesù, allora siamo a posto. Se la persona è solo una persona che viene, sente la parola ma non si impegna, non si arrende, non si pente dei propri peccati, non riconosce che è un peccatore, non accetta Gesù Cristo, non le dice: Signore, lavami i miei peccati con il tuo sangue, quella sarà una persona, una visita, uno che viene, visita, però non è parte del corpo di Cristo, non è una persona che è impatto, non è una persona che è spiritualmente posizionata in Cristo.
E una persona che dice sì, io prima facevo tante cose, adesso no, assisto in chiesa, una Bibbia, però spiritualmente quella persona rimane nelle tenebre. Mi state seguendo? E noi non possiamo avere questa condizione perché Cristo ci ha liberati. Basta che uno si arrenda, riconosca e dica: Signore, salvami, perdona i miei peccati, dammi una vita nuova e Spirito Santo, battezzami nel corpo. Wow! Ma sono parole un po' importanti. Dice che lo Spirito Santo ci battezza nel corpo di Cristo. Lui ci fa parte del corpo di Gesù Cristo. Che il corpo di Cristo siamo tutti credenti, di tutte le nazioni. Ma soltanto lo Spirito Santo è capace e in grado di battezzare una persona nel corpo. D'accordo? Questo è il nostro obiettivo. Questo è il nostro obiettivo. Ci sono persone che dicono: no, io vado in chiesa, faccio fare una preghiera, il Signore mi guarisce e poi non torno mai più in chiesa. Allora è una persona interessata, che è andata per un miracolo, però che quella persona non è in Cristo. Cioè, qua non è una questione di miracoli, qua è una questione di essere con Lui, essere un spirito solo con Lui. Mi state seguendo? E quando io sarò con Lui, nelle buone, nelle cattive sorti, sarò sempre a posto, perché sono con Lui. E se Lui è il Signore e Lui è ricco, per giunta lo sono pure io, perché sono unito a Lui. Amen? Lo dice la scrittura qua. 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 17. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Perciò Dio ci dà anche la possibilità di unirci al Signore e diventare un solo spirito. Questa è l'introduzione. Questo non è il messaggio inizia adesso. Adesso vi invito a cercare insieme a me Matteo capitolo 16, per favore. Matteo 16, 17 e 18. Allora, dice la scrittura così: 16, 17 e 18. Allora, Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Conosciamo la storia, non voglio dare dei particolari. Mi interessa il versetto 18. Dice: su questa pietra, la seconda parte del versetto 18, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Allora, guardate, Gesù ha detto: Gesù è la roccia eterna, Gesù è la roccia dei secoli, Gesù è la roccia e Gesù è la parola. D'accordo? Sì? Gesù è la roccia. Allora Él ha detto così: su questa pietra, su me stesso, ha detto Gesù, sul fatto che io sono il Cristo, il Figlio di Dio, sì, edificherò la mia chiesa.